Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio garage. Oggi parleremo di come io utilizzo la squadra combinata da falegname e come ritengo che sia opportuno utilizzarla. Io non sono un professionista, sono un hobbista, quindi possibilmente qualcosa la tralascerò, però il 90% di quello che si può fare con questo tipo di squadra, e si può fare tanto, lo tratteremo in questo video. Allora, questo è il modello della Baco, io l'ho comprata in offerta su Amazon, è costata 16,50 €. Adesso stavo guardando il link per poterlo lasciare in descrizione, il prezzo è aumentato a 23 € e qualcosa. Però questa è da 400 mm, c'è anche da 300 mm e costa una quindicina di euro. Dovete fare però attenzione perché fra le 444 recensioni che ho letto su Amazon, qualcuno si è lamentato che la sua squadra non avesse alcun marchio della Baco. La mia invece lo ha da questa parte, quindi fate attenzione. Questo video non è in collaborazione con nessuno, ci sono tantissime altre marche che producono squadre combinate. Io ho voluto comprare questa, penso che sia un buon prodotto e quindi ve ne parlo, ma potete acquistare quello che volete. Come sapete, quando mi mandano qualcosa, perché ultimamente qualcosina me la stanno regalando per fortuna, è qualcosa che aiuta a fare crescere il canale, lo arricchisce dandovi la possibilità di conoscere i prodotti, ma quando mi regalano qualcosa io ve lo dico prima per essere il più corretto possibile, in modo che voi sapete già da prima quello che state guardando. Ora, pure perché non ve lo meritate, mi seguite con tanto affetto, quindi io vi recensisco solamente qualcosa che io ritengo che sia davvero valido. Detto questo, possiamo iniziare. Scusatemi se non ho la confezione, che è semplicemente un incarto sulla parte alta della squadra combinata. Per fortuna ho fatto una fotografia per poter pubblicare la recensione su Amazon e dare il mio parere, quindi vi lascerò la foto qua nell'inquadratura da qualche parte. Il modello è BHCS 400, il righello è in acciaio inox, la stessa è composta da una bolla, ho già fatto diverse prove, va bene sia per i 45 gradi che per quanto riguarda la parte orizzontale. Ha questa rotella che ci permette, svitandola, di poter fare scorrere la riga, quindi decidere in che posizione utilizzarla, e sulla parte posteriore è nascosto questo utilissimo accessorio che serve a graffiare le superfici, per esempio il plexiglass o il metallo. Allora, vediamo come si utilizza. Innanzitutto, questo tipo di squadra nel 99% dei casi viene utilizzato per segnare perfettamente a 90 gradi con la base le linee e poi eseguire eventualmente i tagli. Va tenuta mettendo il pollice da questa parte, non qua e non qua dietro, ma qua, così si ha una pressione sulla parte centrale e la squadra rimane ferma. Quindi dopodiché si traccia la linea con la matita. Per verificare che la squadra è perfettamente dritta, io faccio in questo modo, la giro, la posiziono da quest'altra parte, mi avvicino alla linea appena tracciata e ne eseguo un'altra. Allora, tracciando un'altra linea, come vedete, è perfettamente sovrapposta a quella di prima, quindi la squadra è perfettamente a 90 gradi. Ma si può utilizzare ovviamente anche a 45 gradi. Traccio una linea e verifico che sia perfettamente a 45 gradi posizionandolo da questa parte. Anche in questo caso la linea è perfetta, quindi questa è la prova che io vi consiglio di fare per verificare che la vostra squadra funzioni bene. Ovviamente il pezzo deve essere perfettamente squadrato. Va bene ovviamente anche appunto per verificare che i pezzi siano perfettamente a 90 o a 45 gradi. Infatti, se questo fosse un pezzo appena lavorato da noi, potremmo posizionarla in questo modo e verificare questo è perfettamente a 90 gradi, altrimenti si muoverebbe, lascerebbe aria, invece qua è perfettamente a contatto lungo tutta la superficie. Lo stesso per quanto riguarda i tagli a 45 gradi, va appoggiato in questo modo e va verificato che il taglio sia perfettamente a 45 gradi. Si può utilizzare per diverse cose, ad esempio si può utilizzare come truschino in questo modo, e tracciare le linee alla profondità che ci interessa.
si può utilizzare anche per verificare lo spessore di una tavola. Per esempio una tavola che abbiamo appena piallato o dobbiamo piallare e dobbiamo raggiungere un determinato spessore, possiamo fare in questo modo, abbassare finché tocca, stringere, e a questo punto avremo lo spessore della nostra tavola che è 18 mm. Possiamo usarla ad esempio anche per regolare la profondità della nostra fresa. Basta poggiare in questo modo, cercando di essere più dritti possibili. In questo modo riusciamo anche a verificare la profondità della nostra fresa. Oppure, se abbiamo già eseguito una fresata, possiamo verificare all'interno della stessa la profondità che abbiamo ottenuto. Quindi mettere il righello all'interno, abbassare in questo modo e verificare qual è la profondità della fresata. Di conseguenza, se abbiamo bisogno di ripetere lo stesso tipo di fresatura, possiamo farlo con la regolazione che abbiamo fatto poco fa. Ovviamente in questo momento la corrente è staccata, e ripetere la nostra fresata riportando la profondità della fresata precedente sulla nostra fresatrice. Possiamo utilizzarla anche per verificare che eventuali nostre squadre, come queste di qua, molto economica, da 3 euro circa, sia effettivamente in squadra oppure sia da scartare. Ad esempio questa che io ho utilizzato finora, potrei verificarla come abbiamo fatto poco fa in questo modo e ripetendo il taglio, il segno su quello precedente, ed è perfettamente sovrapposto. Quindi per fortuna la squadretta da circa 3 euro che avevo prima è perfettamente a 90 gradi anch'essa. La stessa prova è possibile farla anche con i 45 gradi ovviamente. Si può utilizzare anche per ripetere la linea tracciata quindi ovviamente ripetendo lo stesso lavoro su tutti e 4 gli angoli si ripeterebbe il segno che abbiamo fatto su tutto il perimetro del nostro listello o morale. È possibile anche verificare che la lama sia perfettamente in squadra. Nel caso del banco sega possiamo verificare che sia in squadra poggiando la stessa contro la lama, quindi vedendo se rispetta l'angolo sia di 45 che di 90 gradi. Lo stesso è possibile per la sega circolare, ad esempio la troncatrice, poggiandolo sulla battuta della stessa e poi avvicinandolo contro la lama, ma si può utilizzare pure per regolare eventualmente il nostro goniometro. Quindi basta fare scorrere la nostra squadra combinata sul goniometro, avvicinarla alla lama ed eventualmente regolarlo. Dopodiché si può eseguire tranquillamente il taglio spingendo il goniometro. Dopodiché si può verificare che il taglio sia perfetto utilizzando la stessa squadra combinata. Adesso vediamo la parte posteriore, quella che serve per fare i segni graffiando sia sul metallo che sul plexiglass o tutte le superfici che possono essere graffiate, anche il legno ad esempio laminato. Quindi facciamo la prova su questa parte, così, e una anche a 45 gradi. Come vedete è possibile tracciare sia la linea a 90 gradi che quella a 45 perfettamente. Qua mi sono mosso io per errore, però comunque la squadra permette di eseguire ed effettuare questi segni. Un altro vantaggio di questo tipo di squadra combinata, anche quelle economiche, è quello di dare una profondità, ricavarla da un pezzo già posizionato o impostarlo noi manualmente e decidere di posizionare un pezzo che abbia la stessa distanza da entrambi i lati contro la stessa battuta. Ad esempio possiamo posizionare a 8 cm questa parte e poi questa. Il nostro pezzo in questo modo sarà perfettamente distante, parallelo a questo lato, quindi 8 cm di qua e 8 cm di qua. È una cosa che si può fare anche con una squadra economica ovviamente, perché la profondità impostata rimane costante anche su questo. Ha dei piccoli svantaggi, ad esempio se noi dobbiamo misurare 8 cm o dobbiamo tracciare una linea utilizzandolo come truschino e siamo vicini al nostro piano di lavoro, purtroppo urta il nostro corpo e non ci permette di lavorare, quindi ci richiede di spostarci. Un altro piccolo svantaggio che ci richiede molta attenzione è quello di non lasciarlo, altrimenti cade, perché il peso è tutto sulla parte posteriore.
altro tipo di squadre di questo tipo che ci permettono di segnare invece la linea rapidamente, non cascano perché il peso è rivolto in avanti, però ovviamente non ci permettono di utilizzarlo come abbiamo detto poco fa e quindi avere la profondità costante. Però per il resto, a parte questo piccolo neo, secondo me è uno strumento veramente ricco di pregi. Ne esistono anche che hanno altri tipi di accessori che permettono di fare tantissimi altri tipi di misurazioni e regolazioni, però già questo di per sé nel laboratorio di un hobbista, se lo trovate a 16 euro come ho fatto io, bene, altrimenti comprate quello da 300 mm. Se avete la possibilità di acquistarlo con più accessori, se lo trovate qualche offerta che vi interessa, comprate quello, altrimenti anche questo già va benissimo. E allora ragazzi, io ho finito con questo video sull'utilizzo della squadra combinata, di qualunque marca l'utilizzo è sempre lo stesso. Vi ripeto che questo video non è sponsorizzato, non è in collaborazione con nessuno, io ho preso Baco perché è un marchio che già conoscevo, avevo alcuni seghetti, so che sono di buona qualità, ho letto le recensioni positive e quindi mi sono fidato. Però ce ne sono di tantissimi altri marchi anche superiori, ovviamente il prezzo aumenta perché aumenta la qualità, però questa per me va benissimo e mi sento di consigliarvela. Spero di aver detto tutto quello che si può dire su questo tipo di squadra. Ovviamente tantissimi professionisti vedendo questo video, se la utilizzano da molto più tempo di me, avranno tanto da aggiungere. L'invito anzi a commentare sotto al video e aggiungere le loro esperienze e eventuali altri utilizzi. Ovviamente ci sono squadre combinate che hanno anche altri accessori che permettono di fare altri tipi di misurazione. Questo invece arriva così come lo vedete, semplicemente con un cartoncino che avvolge la parte alta e basta, non ha altri tipi di accessori. Però già di per sé così è abbastanza ricco e vi permette di fare tantissime misurazioni per i tagli eseguiti, per l'impostazione degli utensili e tanto altro. Quindi spero di esservi stato utile. Detto questo, non mi resta che ringraziarvi di aver visto questo video, vi invito a condividerlo, a mettere mi piace al video se vi è piaciuto e se lo avete ritenuto utile, iscrivetevi al mio canale, cliccate anche sulla campanella qua giù in modo da attivare le notifiche e ricevere l'email ogni volta che caricherò un video e non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento a tutti gli altri miei caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto e state a casa.